Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale, rieccomi qua, sono tornata dopo la pausa estiva e sono pronta a ripartire con una nuova stagione di video, cominciando con un grandissimo classico, i miei prodotti preferiti del mese, che come potete notare dal mio background sto filmando nella mia casa al mare perché mi sembrava filologicamente corretto. D'altra parte il mese d'agosto l'ho trascorso praticamente tutto qui dove mi trovate. E ancora una volta sono pronta a condividere con voi tutto ciò che mi ha entusiasmato, passando dalla cura della pelle, trucco, abiti, accessori, random, insomma chi più ne ha più ne metta. Come al solito sarà un video lunghissimo, perciò non perdiamoci troppo in quisquiglie e andiamo a cominciare. Questo mese, così un po' con un colpo di testa, vorrei partire dalla categoria degli accessori, perché ho trovato delle cosette sfiziose da mostrarvi. Principalmente orecchini. Da H&M ho trovato questo pacchetto fantasia che per la modica cifra di 12,99 € vi permette di avere una grandissima quantità di orecchini diversi, tutti molto carini, da cerchietti con madreperla di dimensioni diverse, tondini, cerchiettini con tutti dei tondini applicati, con le perlinette, questi un po' più pendenti, sempre con tondini di metallo, e anche quelli che ho su in questo momento, un po' effetto corallo, tutti molto carini e per l'appunto 12,99 €. Secondo me è un affarone, certo non saranno gli orecchini della vita, ma vi coprono un mese di orecchini sempre diversi e sono tutti abbinabili anche fra di loro in modo molto carino. E già che siamo lì che parliamo di orecchini, facciamo anche un po' di self promotion con questo paio di orecchini che invece ho realizzato io utilizzando il pizzo macramè, che ho poi inamidato con perlina, e anche questi, va che bellezza, molto estivi, molto carini, anche se siamo a tutti gli effetti a fine agosto, perché anzi credo che vedrete questo video a settembre. Secondo me ancora li si può indossare per un po', sono anche abbastanza facili da realizzare. In ogni caso vi ricordo che come sempre sul mio blog a partire da adesso riprendono anche tutti i post dedicati agli accessori: lunedì accessori, mercoledì video, venerdì biglietti fatti a mano, butto lì. E il mio blog, casomai foste stati poco attenti nel corso degli ultimi anni, è sempre jujitsublogspot.com. trovate tutti i link al mio blog e a tutti i social nella info box proprio qui sotto a questo video. Sempre in campo di accessori, perché non so esattamente dove altro collocarlo, un costume da bagno. Ho preso un altro costume da H&M. Quest'anno secondo me H&M ha proprio sbancato, nel senso che ha un sacco di costumi da bagno molto carini. Ve ne avevo già ve ne avevo proposto già uno, credo nei preferiti di luglio, e poi ho preso anche questo, un po' cougar, un po' così leopardato, costume intero. Mi piace molto perché ha questo scollo a V, la bretellina sottile, e poi dietro è abbastanza con lo scollo basso, la bretellina si stacca e si può anche, volendo, allacciare dietro il collo, cosa che non mi fa impazzire, oppure incrociare. Insomma, si può un po' giocare con la bretellina. E per quel che riguarda la parte così, la sgambatura, mi è sgambato il giusto, non è né troppo basso che fa quell'effetto salsicciotto, né troppo alto che mi fa quell'effetto rar, avete capito? Molto carino, e tra l'altro ce l'hanno in tante fantasie diverse. Io ho scelto questo leopardato, ma ce ne sono anche altri. Mi rendo conto che ormai siamo quasi fuori tempo massimo per i costumi, ma mica vero, perché c'è un sacco di gente che in vacanza ci va a settembre, e tra l'altro non sbagliate, perché agosto delirio assoluto. E questo direi che conclude la prima categoria di questo video, ovvero la categoria degli accessori. Passiamo adesso alla categoria dei trucchi. Ad essere onesta, quando sono in vacanza non è che io mi trucchi poi così tanto, e in effetti la categoria dei trucchi ne ha un po' il riflesso, perché ho solo due cose da condividere con voi, ma sono quelle che ho utilizzato praticamente tutto il mese. Prima cosa, una crema idratante colorata, perché in estate mettere sul fondotinta, anche quelli più leggeri, diventa già un po' troppo pesante, soprattutto considerato che, se Dio vuole, prendo un po' di colore, anche se con queste luci non si vede, vi giuro che sono leggermente abbronzata. Io più di tanto
che posso fare, e quindi ci sta anche truccarsi poco, usare praticamente niente per quel che riguarda fondotinta, magari appunto soltanto una crema idratante colorata. Questa è di Laura Mercier ed è il Tinted Moisturizer Oil Free SPF 20. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante in estate. Soprattutto cercate di prendere dei prodotti per il viso, sia che voi preferiate restare nel campo dei fondotinta o delle creme idratanti, che comunque abbiano un SPF che vi protegga dal sole. Questa non è male perché, come vi ho detto, è oil free, quindi non unge. Ce l'ho su anche oggi, non so quanto possiate vedere, a parte il fatto che sono già sudata. Che bellezza! Però, nonostante io sia sudata, la crema idratante sta su, non cola, e questo è un bel pro. È leggera, quindi si vedono ancora leggermente le lentiggini che mi vengono fuori d'estate. Ribadisco, probabilmente non vedrete nulla perché ho portato con me anche la ring light gigante, che così fa un po' l'effetto Barbara D'Urso. In ogni caso consigliata, o in alternativa, se non riuscite a trovare quella di Laura Mercier, che peraltro è anche abbastanza cara perché siamo sui 50 euro, una roba del genere, ci sono delle creme idratanti colorate molto valide anche con costi decisamente più ridotti. E il secondo prodotto del quale invece vorrei parlarvi è la palettina occhi dell'estate per me, per quel che mi riguarda, ed è questa la Ultimate Edit Brights della NYX o NYX, dipende come volete pronunciarlo, con dentro tutta una serie di colori super vibranti, super accesi. Vi dico la verità, ho provato all'inizio a usare anche questa combo di azzurrino e verde e niente, l'effetto faceva un po' quello lì zombie, un po' effetto vomito, ma tutta quest'altra sezione l'ho utilizzata praticamente sempre ad agosto, sempre, ce l'ho su anche in questo momento, con un insieme appunto dei 4 colori, il giallo, il geranio, questo fucsia e questo violetto, e secondo me sono proprio una figata perché sono super brillanti, colori molto accesi, molto vivaci, ed è subito un trucco più particolare, più allegro, mentre in inverno magari prediligo cose un po' più sui metallici. Comunque questa mi ha svoltato, e in più adesso non ricordo il prezzo, ma come al solito, dico adesso che poi mi dimentico, sul mio blog troverete la lista di tutti i prodotti dei quali vi sto parlando, con i link per... Non ci credo, è passata una moto. Cioè è passata una moto, anche qua nel mezzo del nulla mi passa una moto. Va bene. Dicevo che sul mio blog troverete la lista di tutti i prodotti dei quali vi sto parlando, con link per saperne di più, conoscere i prezzi e eventualmente, anche se così dovesse passarvi un attimo per il cervello l'idea di comprarli, la possibilità di fare un click e acquistarli. Ribadisco, perché a qualcuno di voi potrebbe venire il dubbio, nessuno mi paga per fare questo servizio, lo faccio perché quando capita a me di vedere in un video qualcosa che mi piace, trovo molto comodo avere il link raggiungibile facilmente, senza dovermi sbattere io a cercarlo. E questo conclude la categoria dei trucchi. Passiamo adesso alla terza categoria, che è quella della cura della pelle. Cura della pelle in estate, e soprattutto quando sono in vacanza e sudo come un vitello e vado in spiaggia, le docce si sprecano, docce a profusione, docce crema, crema docce, docce crema. Quindi indovinate un po' quali sono i due prodotti di punta di questa categoria della cura della pelle: un doccia schiuma e una crema per il corpo. Non fa una grinza. Il doccia schiuma che ho utilizzato tantissimo, e infatti lo potete vedere perché sono già a metà, proprio perché l'ho utilizzato a bestia, è questo del Occitane, che è il Douche Frappé à l'huile d'amande, ovvero un doccia schiuma a base di olio e questa parte sopra frappé perché è un po' tipo milkshake, infatti in inglese è shower shake, con dentro addirittura delle palline che gli permette proprio di creare questa sorta di schiumetta molto idratante, super idratante, a base di olio di mandorle, che quindi ammorbidisce la pelle. E anche se non applicate sempre comunque la crema idratante dopo la doccia, questo già di per sé fa il suo, lascia la pelle morbida e decisamente più idratata rispetto a un classico doccia schiuma. La profumazione è una classica profumazione dell'Occitane alla mandorla, che può piacere o non piacere, a me piace.
Ve lo consiglio. L'Occitane in generale è un brand che ho scoperto relativamente da poco, 1 o 2 anni, ma mi sta piacendo tantissimo, e questa in estate, o perlomeno quest'estate, mi ha svoltato. Ho utilizzato praticamente per 3/4 della vacanza esclusivamente questo. E poi, già che vi dicevo di creme per il corpo, ho scoperto questo signorino qua della Clinique, che è Gelato Cream for Body, ovvero una crema dalla consistenza abbastanza ricca, quindi va proprio ad idratare a fondo la pelle, che dopo una giornata al mare ne ha decisamente bisogno, alla profumazione gelato, molto molto ricca, molto idratante, molto piacevole, anche appunto per questa fragranza che permane dopo averla applicata, abbastanza dolce. Se non ricordo male ce ne sono anche con altre profumazioni, non mi chiedete quali perché già non mi è ben chiaro qual è la profumazione di quella che ho in mano adesso, figuratevi se mi ricordo le altre. Mi piace perché sempre contenuti di grandissimo spessore qui da me, si vola alto, altissimo, sulle vette. Ultimo prodotto preferito per quel che riguarda la categoria della cura della pelle è una maschera che vi avevo già proposto mesi fa, ma che d'estate e dopo o durante una vacanza al mare è proprio un toccasana. Toccasana? Sì. La Drink Up della Origins, una crema di quelle leave-in, ovvero che si lasciano su. Non è una crema, è una maschera, però avete capito il senso. Una maschera di quelle che si lasciano su, non vanno risciacquate, che è sempre una bella roba per quel che mi riguarda, che non c'ho mai voglia, o comunque ho meno voglia di fare una maschera che va tenuta su e poi sciacquata rispetto a questa che fondamentalmente mi confondevo e la chiamavo crema perché è un po' come una crema idratante. La si mette su, la si tiene 10 minuti, la pelle se la assorbe a seconda delle necessità, e poi se rimane un residuo eccessivo si può passare un panno ed eliminarlo. Vi dico la verità, dopo una giornata al mare con la pelle un po' così avete capito, questa crema qua, almeno la pelle del mio viso se la assorbe, se la beve così come un bicchiere d'acqua fresca. Ha una profumazione molto piacevole, di nuovo un po' fruttata, ed è infatti a base di albicocche e acqua del ghiacciaio svizzero. Quanto è chic! Molto idratante, molto molto idratante, da usare infatti con cautela. Non facciamoci 300 maschere alla settimana perché non serve a niente, anzi serve solo a rendere la pelle più grassa, soprattutto se si tratta di maschere idratanti. Però dopo una bella giornata al mare, la sera o anche la mattina dopo, mettere su una maschera idratante una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni, invece ci sta e ve lo consiglio. Passiamo adesso alla categoria, ma sì, facciamo la categoria dei random e lasciamo alla fine la categoria degli abiti, perciò random. Eccoci qua, categoria dei random, categoria dei vari, dove c'è un po' come al solito la rava e la fava. Nella fattispecie a questo giro 2 prodotti abbastanza diversi ma in qualche modo collegati. Non so se vi ricordate, se guardate i miei video da un po' di tempo, forse sì, ma non è detto. Comunque l'anno scorso, durante la mia vacanza al mare, ero in fissa, ma proprio in fissa, con l'acqua al limone dell'Evian, che devo dirvi la verità, ancora adesso per me rimane un po' l'acqua aromatizzata preferita in assoluto, ma difficile da trovare, cioè sembra di cercare, il tartufo bianco, e cara come il fuoco. Nel supermercato qui vicino a casa ho invece trovato una valida alternativa, e tra l'altro italiana, quindi un po' di campanilismo per Dio, la limonata bio di Monvisia, non gasata, perché questa è proprio la condizione sine qua non. Cioè non voglio limonate gasate, non voglio la Sprite, non voglio l'orangina, non voglio la Fanta, voglio una limonata che sembra una limonata fatta in casa, senza lo sbattimento di dovermela fare io. E questa proprio è lei al 100%. Una limonata bio non gasata con succo di limoni bio siciliani di questo brand Monvisia, che mi lascia pensare che sia un brand che c'entra qualcosa col Monviso, mai sentito prima. Se la trovate, io questa la trovo al come si chiama già, il Carrefour, forse il Carrefour, qualcosa del genere, sì, Carrefour. Bra, gliela puoi fare,
tutti i giorni vado lì, manco adesso mi ricordo dove. Comunque al Carrefour, molto buona, molto intensa, e infatti non l'ho solo bevuta così en puresse, in purezza, ma l'ho anche spesso diluita con l'acqua e l'ho portata in spiaggia. E come l'ho portata in spiaggia questa limonata? Con il mio secondo preferito random del mese, che è la borraccetta. Finalmente ho trovato una borraccetta che dopo 10 giorni non puzza di morte. Perché non so se siete così gente che usa le borraccette, ma dopo un po' ste borracce puzzano, e lavale quanto vuoi e scolale quanto vuoi, puzzano sempre e comunque. Questa no perché? Perché ha questo meccanismo intelligentissimo, si apre e si può lavare per bene una volta tanto. Ovviamente non è termica, ma non importa, il fatto che non abbia questo profumo di morte, questo famoso profumo di morte, questa puzza assurda dopo 10 giorni, per me è un plus che vale tutto. È della Guzzini, è abbastanza cara di conseguenza, però mollala, super valida, non perde, perché la prima cosa che ho detto è da qua perderà di sicuro, invece non perde, comoda, leggera, c'è anche il suo, come si chiama, cosino per tenerla, parole a caso, molto valida, ve la consiglio. Io me la sono portata anche in vacanza perché appunto è comoda da portare in spiaggia con dentro l'acqua. Se poi avete la borsa frigo, la mettete nella borsa frigo, così sta anche al fresco senza che sia termica. Ma l'ho comprata già a giugno, infatti volevo metterla nei preferiti di luglio, poi mi sono dimenticata, perché in ufficio io mi porto questa, perché sono sempre un po' intimidita invece dalla bottiglia dal litro e mezzo che non riesco mai a finire. Invece se riempio questa più volte la bevo più, come posso dire, più serenamente. Sono un po' incasinata. Quindi bottiglia borraccetta della Guzzini, consigliatissima. Ce n'è una anche che ha una specie di aggeggio per fare l'infusione, caso mai interessasse. Io l'ho presa semplice, però figata. E questo conclude anche la categoria dei random. Passiamo adesso all'ultima categoria, che è quella degli abiti. Eccoci qui, ultima categoria, categoria degli abiti. Il mio primo capo preferito di agosto è quello che sto indossando in questo momento, che a tutti gli effetti è un costume da bagno di H&M. Io però non l'ho mai usato come costume da bagno, l'ho sempre solo usato come top, un po' perché i costumi da bagno bianchi, insomma, ecco, sempre un po' così titubante, un po' perché questa roba monospalla poi a livello di abbronzatura non è proprio il massimo. A seguire questa rouge quando nuoti ti arriva sempre un po' in mezzo ai maroni. Diciamo che come costume da bagno non è il massimo, a meno che uno non voglia così fare queste entrate da star mega galattica nella spiaggia di Saint-Tropez, quando invece vai al mare qua sotto casa, un po' troppo. Come top però niente da dire, perché essendo un costume, ma mi alzo, è molto attillato, sta proprio, fa l'effetto non casca giù manco morto, tiene anche abbastanza. Io comunque ci metto sempre sotto un reggiseno di quelli senza spalline, così per non sbagliare, e poi si può portare un po' più così sceso, un po' più alto. E secondo me la morte sua è con le mie gonne a ruota, proprio la morte sua. Bello bello, non mi ricordo quanto l'ho pagato, forse era disponibile anche in altri colori, non ne sono sicurissima, ma bianco d'estate. Ora mi rendo conto che essendo a tutti gli effetti settembre, quando guarderete questo video, io lo filmo che è ancora agosto, ma siamo un po' così borderline con l'idea di comprare un costume da bagno, ma se è ancora disponibile io ve lo consiglio anche per l'anno prossimo, perché magari fra un po' mi entra anche in saldo, sempre che non lo sia già, perché io come al solito compro tutto prima che inizino i saldi, perché furba come una lince, un furetto proprio. A seguire ho due capi vintage, uno l'ho comprato io, che è questo verde bellissimo che state vedendo, l'altro invece è di nuovo una donazione di mia madre. Ma parliamo prima di questo. Abito con spalle scese, con queste rouge sul davanti, gonna svasata di quelle che mi fanno impazzire, ha un elastichino in vita, quindi è molto comoda perché segue un po' le linee del corpo, ha anche di nuovo la sua cinturina dello stesso tessuto, di questo colore verde di una bellezza, che quest'anno lo sapete, il verde proprio mi fa impazzire.
L'ho riscoperto nel mio guardaroba, è un capo che avevo acquistato in un negozio vintage a New York 1 milione di anni fa, o forse 2. Come sapete il mio armadio è una sorta di buco nero che risucchia al suo interno capi e poi li risputa fuori un po' quando vuole. E quest'anno mi ha risputato fuori questa perla e grazie al cielo, perché lo adoro. Ve lo faccio vedere, anche se come al solito, trattandosi di capi vintage, è praticamente impossibile ritrovarli, però ci sta anche che vi faccia vedere perché l'ho messo un bel po', mi piace tantissimo. E questo è forse invece il capo che ho messo di più in assoluto e fa parte, come dicevo, delle donazioni di mamma, questa favolosa gonna in cotone fresco, bella, proprio bella bella, soprattutto per questa stampa a sfondo nero con questi pois vivacissimi, mi è partito un po' lo scratch così automatico, vivacissimi. Perché deve esserci sempre una moto quando giro un video? Perché appunto donazione di mamma, molto bella, di nuovo svasata col suo elastichino in vita, quindi super comoda, una serie di balzine. Questa l'ho messa a bestia, cioè d'estate io questa la metto sempre e comunque tantissimo, è uno dei miei capi preferiti dell'estate in assoluto. Ci sono altissime probabilità che fosse nei miei video dei preferiti di agosto, di luglio, anche dell'anno scorso, per dire. E poi due capi, gli ultimi due, così sono sempre 4, gli ultimi due che ho preso da Primark. Se avete seguito le mie storie su Instagram quest'estate saprete che a un certo punto abbiamo fatto un giro da Primark, sono riuscita a convincere Daniele, bontà sua, ci siamo andati in scooter e quindi non è che avessimo tanto spazio, ma meglio così, anche perché a dirvi la verità non c'era tantissimo proprio, non c'era proprio tanta ciccia. Un po' perché era già fuori tutta la nuova stagione e io comprare la maglia di lana con 34 gradi ad agosto anche no, un po' perché c'era un bordello assoluto e dopo un po' mi passa la pazienza. In ogni caso due cose l'ho acquistate e la prima è quella un po' più particolare, questa tuta in jeans, un po' tuta da aviatore, tuta da meccanico, tuta pantalone per capirci. Era un bel po' che volevo un capo del genere, anche se proprio ad essere onesti non è che mi stia benissimo, mi fa un po' quell'effetto salsicetta, ma non importa, perché l'ho provata, mi è piaciuta, vista, piaciuta, comprata, anche perché trattandosi di Primark il prezzo era assolutamente accessibile, se non sbaglio qualcosa come 27 euro, meno di 30 euro. E poi last but not least, ultimo acquisto di Primark. Sì, ho preso anche dei pigiami, ma quelli non ve li faccio vedere perché non sono dei proprio preferiti del mese. Questo camicino di nuovo bianco con manica lunga arrotolabile, molto semplice. La particolarità è che si allaccia, annoda così in vita e di nuovo va molto molto bene con le mie gonne a ruota. E anche questo prezzo super abbordabile, tipo 17 euro, meno di 20. Bene, e anche questa volta siamo arrivati alla fine di un video dedicato ai miei prodotti preferiti, in questo caso i prodotti preferiti di agosto. Come sempre io spero che le cose che vi ho mostrato vi siano piaciute, vi abbiano così stuzzicato la voglia di fare acquisti, mettiamola così. Se qualcosa dovesse effettivamente piacervi o semplicemente voleste saperne di più, vi ricordo ancora una volta che sul mio blog troverete la lista di tutti i prodotti con i link diretti e il link al mio post dedicato lo trovate, come al solito, nella info box proprio qui sotto il video cliccando su Mostra altro oppure cliccando sulla i che è comparsa qui sopra la mia testa. Poi, se questo video dovesse esservi piaciuto, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video di questa stagione. Per oggi direi che non c'è altro, sono già sudata e accaldata come fossi nel mezzo del deserto, perciò un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!